Bene, benvenuti amici. Allora, la piccola Sofì vi saluta. La piccola Sofì non si muove molto, Sofì, perché ha mangiato troppo. Persino il prosciutto mangia pure le cose mie. E quindi le dobbiamo dare il digestivo. Proprio hai mangiato veramente troppo. C'è la pancia qua, la pancia che aumenta. Va bene, saluta. Allora, dobbiamo iniziare a parlare. Sofì, ti ricordi? Non ti interessa? Della rivoluzione industriale, iniziamo a parlare in questa lezione delle condizioni materiali di vita nel 700 e anche nel 600, quindi condizioni sociali, materiali di vita, storia sociale, materiale, eh? Per poi passare a spiegare i processi di industrializzazione. Prima di tutto, che cosa succede da un punto di vista, diciamo, della vita materiale e sociale nel 600 e nel 700? Migliora molto l'alimentazione. Noi abbiamo nel 600, ma soprattutto nel 700, un miglioramento notevole dell'alimentazione che favorisce anche le classi più povere. In particolare vengono introdotti in Europa due prodotti agricoli che prima non c'erano perché vengono dall'America, quindi prima della scoperta dell'America l'Europa non li conosceva e comunque avranno bisogno questi due nuove colture di molto tempo per abituarsi al clima europeo, comunque per diffondersi in Europa, c'è una diffusione lenta. Il primo di questi prodotti è il mais, che era la base dell'economia e anche dell'alimentazione delle popolazioni precolombiane. Il mais viene chiamato anche grano turco o gran turco per strani motivi, perché non viene assolutamente dalla Turchia, ripeto, viene dall'America. Sin dal 600 il mais si diffonde enormemente in Europa. Il mais dà una farina gialla che spesso viene consumata come polenta gialla. Sapete la polenta nel nord Italia, no? In Lombardia, in Veneto. Già nel 600, ma non prima del 600, abbiamo questa tradizione alimentare anche nel nostro nord Italia. Il mais è molto conveniente per i contadini, per le classi popolari, perché il rendimento del mais è 2 o 3 volte superiore rispetto ai vecchi grani, d'accordo? Quindi è facile ottenere mais a basso costo, ottenere grandi quantità di mais. In questo modo spariscono i cereali minori poveri, cereali minori poco nutrienti come segale, avena, sorgo, miglio, panico o panico, che di solito venivano consumati come zuppa, cioè all'interno di una minestra. Il mais è molto meglio di questi cereali, quindi migliora decisamente l'alimentazione dei poveri, dei ceti contadini. Il mais diventa davvero una pianta di classe, una pianta per poveri, ha maggiori proprietà caloriche rispetto ai cereali che vi ho nominato prima. Ai contadini conviene coltivare mais anche per via dell'organizzazione economica, perché loro continueranno a dare il frumento di alta qualità, quello che fornisce la farina bianca ai signori, ai nobili, d'accordo? Quella parte del raccolto che feudalmente devono dare ai nobili. Potranno tenere per sé la farina gialla, cioè il mais, che ha un rendimento molto alto, quindi potranno tenere per sé un maggior numero una maggiore quantità di cereali rispetto a prima. È più calorico il mais, il problema è che mangiare solo mais o quasi solo mais, come iniziano a fare molti contadini poveri, contadini in Europa, è molto pericoloso. Il mais infatti può provocare una malattia terribile della pelle che si chiama pellagra, che appunto prima si manifesta in maniera terribile sulla pelle, poi prende il sistema nervoso e porta alla morte, perché mangiare
solo mais, quasi soltanto mais, è pericoloso perché il mais è privo del triptofano. Il triptofano è uno degli aminoacidi essenziali e aminoacido essenziale significa che non può essere prodotto dal nostro organismo, deve per forza essere importato nel nostro organismo, deve per forza essere assunto dall'alimentazione. E il triptofano nel mais non c'è neanche nel mais, attenzione, la vitamina PP. Vitamina PP viene anche chiamata acido nicotinico. Vitamina PP significa proprio, PP vuol dire pellagra preventing, cioè la vitamina che previene la pellagra. Quindi se non c'è, e nel mais non c'è, ti viene la pellagra, d'accordo? Comunque il mais si diffonde veramente in tutta Europa, soprattutto nel centro-nord Europa. Stessa cosa vale per il secondo alimento agricolo che rivoluziona completamente l'alimentazione nel 6-700, soprattutto l'alimentazione dei poveri. Anche questo viene dall'America e ci ha messo un po' di tempo per attecchire in Europa, e ovviamente la patata. Questa si diffonde in un'epoca leggermente successiva al mais. La patata si diffonde in Europa principalmente nel 700. Anche questo è un cibo per i poveri ed è un cibo ottimo per i poveri. Infatti è molto nutriente anche la patata. La patata presenta molte proteine che possono anche, almeno in parte, sostituire le proteine della carne, le proteine animali. Solo che per fare questo bisogna mangiare moltissime quantità di patate, bisogna mangiarne molte di patate, una grande quantità ogni giorno affinché possano competere con la carne. Però hanno delle proteine che sono in qualche modo simili a quelle della carne. Si diffonde dappertutto la patata, soprattutto nel centro e nord Europa, è nutriente ed è calorica, però la devi mangiare in grandi quantità. La patata è facile da coltivare, richiede un impegno minimo, richiede poca acqua, richiede poche competenze, poche conoscenze tecniche, quindi è molto facile da coltivare, ma questo vale in parte anche per il mais. Capite cosa significa? Coltivando mais e patate, le carestie arrivano con più difficoltà perché sono piante più resistenti che crescono più facilmente, senza aver bisogno di tante caratteristiche favorevoli. Il problema è che ci sono paesi, in particolare l'Irlanda, lo sapete, che iniziano a consumare soltanto patate. In Irlanda la patata sostituisce tutte le altre coltivazioni e questo è pericoloso perché se poi c'è una carestia di patate, o meglio una malattia del bulbo della patata, come avvenne nel 1845-1848, non c'è altro da mangiare. Infatti gli irlandesi morirono di fame, fu una strage, ne parleremo in seguito. Questo miglioramento dell'alimentazione avrà delle conseguenze molto positive su molti indicatori che poi vediamo in seguito. Adesso continuiamo a parlare della rivoluzione alimentare del Settecento, quindi vedete nel Settecento, anche nel Seicento ci sono numerose rivoluzioni. Il Settecento non è solo il secolo della rivoluzione francese, della rivoluzione americana, della rivoluzione industriale, è anche il secolo della rivoluzione alimentare, è anche il secolo della rivoluzione demografica. Cambia l'alimentazione, c'è il declino di pepe e spezie, questo è attribuibile ad un fattore psicologico. Forse, chissà, il mondo illuministico, speranzoso del Settecento inizia a preferire i sapori dolci ai sapori forti. Prima del Settecento tutti volevano sulla propria tavola, soprattutto i nobili, i borghesi ricchi che potevano permetterseli, i sapori forti, infuocati. Qualunque tipo di cibo doveva essere pepato, doveva essere piccante, doveva quindi essere condito con pepe e spezie. Ricordate che questo fece la fortuna prima dei mercanti portoghesi, poi dei mercanti olandesi che li sostituirono. Pepe e spezie arrivano, vi ricordate, dall'Indonesia.
ma ai sapori infuocati, il secolo dell'illuminismo, il Settecento, preferisce le dolcezze, preferisce lo zucchero. Aumenta enormemente il consumo di zucchero nel Settecento, quando prima proprio quasi non esisteva il consumo di zucchero in Europa, al posto di pepe e spezie. Quindi crolla fortemente nel Settecento il consumo, quindi anche l'importazione di pepe e spezie a favore dello zucchero. Si preferisce il dolce rispetto al piccante. Lo zucchero prima non veniva utilizzato nell'alimentazione, fino al Medioevo, la prima età moderna, veniva usato nella farmacopea, capito? Cioè per all'interno dei farmaci, da parte dei farmacisti, spesso lo zucchero non veniva neanche usato come dolcificante, al posto dello zucchero veniva usato il miele. Adesso inizia a essere usato invece proprio nei dolci come dolcificante, ma anche nel tè di cui parliamo tra poco. Fino a un certo punto lo zucchero era coltivato in pochi posti a Cipro, che proprio era chiamata l'isola dello zucchero, nella Spagna meridionale, però in maniera limitata, poi a Madeira, l'isola, la colonia portoghese di Madeira nell'Atlantico, fu una delle prime colonie a essere coltivata a zucchero. Infatti abbiamo già detto tante volte nelle nostre video lezioni che lo zucchero è la prima più facile economia coloniale. Ogni volta che una potenza europea scopre e occupa una qualche isoletta o una qualche zona al di fuori dell'Europa, la prima cosa che fa, perché è anche la più facile, è la coltivazione dello zucchero, lo zucchero da parte degli schiavi. Abbiamo detto che nel Settecento si moltiplica enormemente il consumo dello zucchero in Europa, la richiesta dello zucchero, e quindi lo zucchero viene trapiantato anche nelle Antille, in particolare nelle Antille spagnole, poi subito dopo anche nel Brasile portoghese. Anche nel Brasile ci sono piantagioni di zucchero, ma poi soprattutto il rendimento maggiore lo zucchero lo avrà nelle Antille francesi e nelle Antille inglesi, di cui parliamo nell'argomento sul colonialismo del 6 e del 700, in particolare Haiti, la colonia inglese, la colonia, scusate, francese di Haiti, che corrisponde alla metà occidentale dell'isola di Santo Domingo, strappata dalla Francia alla Spagna nel 1665. Haiti fa arrivare una quantità enorme di zucchero in Europa, e non è sorprendente che gli inglesi siano i principali consumatori di zucchero nel Settecento. Gli inglesi, si stima che nel Settecento consumino un terzo dello zucchero totale in Europa. Perché? Perché lo mettono nel tè. E infatti gli inglesi consumano nel Settecento anche il 40% del tè dell'Europa. Diventano fanatici bevitori di tè gli inglesi, come forse sono ancora oggi. E attenzione, non arriva dalle piantagioni dello zucchero che ho nominato, il tè arriva dalla Cina, è un prodotto cinese e quindi viene commercializzato in Europa dai mercanti occidentali attraverso i porti cinesi di Canton. Per quanto riguarda soprattutto i mercanti olandesi, inglesi e francesi, o anche nel porto cinese di Macao, che invece è riservato ai portoghesi. Nuove bevande che prima non esistevano in Europa: il caffè, contraltare del tè. E il caffè, anche il caffè, esattamente come il tè, non arriva dall'America. Il caffè è sempre arrivato in Europa dai paesi arabi, prima commercializzato dai veneziani, ora dai nuovi stati-nazione più potenti dei veneziani, come ovviamente l'Olanda, le Province Unite, oppure la Francia, oppure l'onnipresente Inghilterra. Se il tè diventa la bevanda tipica di Londra e degli inglesi, il caffè diventa la bevanda tipica dei francesi e di Parigi, no? Quasi per fare concorrenza. Londra è la città del tè, Parigi la città del caffè. A Parigi nascono già nel Settecento
posti dove si beve il caffè che si chiamano caffè, no? Ancora oggi quello è un caffè, cioè è un luogo, un bar, un luogo dove si consuma il caffè. Poi attenzione, anche prodotti più deleteri, cioè il 700, rivoluzione alimentare, rivoluzione dei consumi, ci sono anche consumi che danneggiano seriamente la salute, il tabacco era scarsamente fruito prima del 700, il tabacco non si consuma all'epoca attraverso le moderne sigarette, veniva consumato all'interno di pipe di varie fogge, dimensioni, eccetera, oppure annusato nelle tabacchiere, che vuol dire le tabacchiere erano delle scatole dove si mettevano delle foglie intere di tabacco, poi si scuotevano di fronte al proprio naso e si annusava. Pensate che molti lo facevano anche durante la messa, la celebrazione sacra, tant'è vero che le autorità furono poi costrette a emanare dei divieti contro la presenza di tabacchiere, l'uso di tabacchiere durante la messa, facevano rumore annusando il tabacco dalle tabacchiere durante la messa, non è bello questo, d'accordo? Il tabacco, anche questo arriva dall'America, cioè prima di Cristoforo Colombo non era conosciuto in Europa e il tabacco viene coltivato sempre in ambiente coloniale, prima dal Brasile, un'altra piantagione del Brasile portoghese, poi ovviamente, come studiamo nelle lezioni sul colonialismo e degli Stati Uniti d'America, in Virginia o comunque negli stati del sud dei futuri Stati Uniti d'America, dove ovviamente c'è l'economia di piantagione e il tabacco viene coltivato purtroppo dagli schiavi neri. Gli alcolici. Prima del 700 non si consumavano alcolici, non è proprio vero, ma si consumavano alcolici meno deleteri. Erano conosciuti soltanto il vino e la birra che peraltro veniva bevuta, la birra veniva prodotta in una concentrazione alcolica molto bassa, molto minore della birra successiva. Anche il vino spesso veniva annacquato molto. Il 700 è anche il secolo dell'alcolismo. La rivoluzione industriale, le nuove tecnologie inventano strumenti di raffinazione e di fermentazione delle bevande che prima non esistevano. Quindi abbiamo birre ad alta gradazione alcolica, ma anche altre bevande alcoliche come il gin, la grappa, ci sono vari tipi di grappe, il, il whisky, d'accordo, il rum e tantissimi altri. La vodka, cioè tantissimi superalcolici che sono noti ancora oggi che prima del 700 non potevano essere prodotti perché non vi era assolutamente la tecnologia per la fermentazione, per la distillazione, per la produzione di questi alcolici. Questi alcolici ovviamente sono deleteri, quindi il 700 è anche il secolo del tabagismo, della dipendenza da tabacco, delle malattie derivanti dal tabacco, dal, dall'esito disastroso che sul nostro corpo ha la nicotina e altri prodotti del tabacco, ma è anche il secolo dell'alcolismo. L'alcolismo a volte si diffonde nelle classi popolari, nelle working class, per esempio in Inghilterra succedeva che gli operai, forse succede ancora nei paesi nordici soprattutto, che gli operai escano dal lavoro e vadano a ubriacarsi nei pub o comunque il sabato o la domenica lo passino purtroppo scialacquando tutto il loro salario in bevande alcoliche. All'epoca il salario veniva corrisposto ogni settimana, non ogni mese, nelle fabbriche, nelle industrie. Il 700 è anche il secolo del cotone, questo lo vedremo appunto spiegando i processi della rivoluzione industriale. Prima della rivoluzione industriale, della meccanizzazione, dei telai e dei filatori di cotone era impossibile produrre cotone a basso prezzo, lo vedremo, quindi il cotone era qualcosa di più lussuoso, di più raro, molto più raro rispetto alla lana che era molto più venduta. Invece adesso abbiamo il boom dei cotonifici industriali, del cotone a basso prezzo. Il cotone è molto importante,
vengono vendute, attenzione, non solo le cotonate industriali che escono da Leeds, da, da Sheffield, da Liverpool, da Manchester, le cotonate industriali seriali di solito bianche, ma anche le preziose, molto apprezzate cotonate colorate che vengono dai telai tradizionali dell'India, che aveva una grandissima manifattura di telai preindustriali per il cotone. Poi vedremo che purtroppo questa grande manifattura indiana con telai a mano sarà distrutta dai prezzi più bassi con cui gli inglesi esporteranno con le loro cotonate bianche provenienti dalle industrie, appunto le esporteranno in India. Il cotone ha come conseguenza un miglioramento delle condizioni igieniche. Il cotone è lavabile a differenza dei prodotti di lana, il cotone migliora l'igiene, il cotone viene utilizzato per le tovaglie, per i tovaglioli che prima non si usavano, per i fazzoletti, d'accordo? Fazzoletti, tovaglioli, tovaglie facilmente lavabili. Si impara a pulirsi il naso con un fazzoletto, a pulirsi il naso e anche la bocca, per esempio quando si mangia con un tovagliolo. Prima queste cose, prima del Settecento, queste cose non esistevano, pensate, persino i nobili, i sovrani, le persone più ricche, sapete cosa facevano? Quando gli colava il naso, risolvevano la questione, si soffiavano il naso con un lembo del vestito. Lo so che sembra fa un po' schifo. Il Settecento è anche il secolo delle invenzioni delle posate, le forchette, i coltelli. Voi direte, ma come prima si mangiava senza posate? Sì, prima del Settecento non esistevano le posate, assolutamente, si mangiava con le mani. Come ci si puliva? A tavola si mangiava con le mani si pulivano con i vestiti, d'accordo? Si pulivano le mani così, strisciandole contro i vestiti, perché non c'erano i tovaglioli. Cioè, ci sono stati degli storici che hanno detto che tra le più importanti invenzioni umane vi sono proprio la forchetta e il fazzoletto di cotone, entrambe inventate nel Settecento, quindi fanno migliorare, sia pure in parte, le condizioni igieniche. Poi abbiamo un'altra cosa importantissima nel Settecento, la scomparsa della peste. Questo favorì moltissimo la demografia e l'economia europea. Già a partire dal 1670 la peste scompare misteriosamente, era arrivata all'improvviso, ricordate, a metà del 300, poi era diventata endemica, poi vi ricordate era riesplosa nella sua gravità e virulenza nel 600 più che nei 2 secoli precedenti. A partire dalla fine del 600 la peste scompare praticamente dall'Europa. Attenzione, dall'Europa occidentale, però in Europa orientale o in Asia la peste continua a esistere. Vi sono varie ipotesi sulla scomparsa della peste, ovviamente potrebbero essere anche tutte vere, potrebbe essere vera più di una di queste ipotesi, ma gli storici discutono, non vi è certezza su questo. Secondo alcuni la peste scompare in maniera naturale perché ci sono cicli secolari di maggiore o minore virulenza, quindi si tratta di cicli naturali. Dopo alcuni secoli di grande virulenza la peste scompare, come era scomparsa in Europa per secoli prima del 1346, d'accordo? Secondo altri storici, a far scomparire la peste sarebbe il cambiamento del clima. Abbiamo anche una rivoluzione climatica nel Settecento, che in realtà era iniziata nel 600, quindi abbiamo già parlato nella nostra lezione del 600. C'è un abbassamento delle temperature. Questo avrebbe, secondo gli storici, questo abbassamento è ancora più forte rispetto a quello avvenuto nel 600, soprattutto nella prima parte del 700. Questo avrebbe ucciso il topo, vi ricordate, in realtà trasporta la pulce
che a sua volta trasporta Yersinia pestis, il bacillo della peste, cioè ci sarebbe un abbassamento del clima, distrugge gli animali che sono i trasportatori della peste, anche perché noi abbiamo l'evidenza che proprio quel tipo di topo che era un topolino nero piccolo, snello, con la coda lunga, molto mobile, quel tipo di topo che per secoli aveva portato la pulce, il bacillo della peste, effettivamente scompare nel Settecento. Forse a causa dell'abbassamento del clima abbiamo una migrazione di un'altra varietà di topo dalle regioni del nord Europa. Non è cioè un topo diverso, non è un topino nero piccolo con la coda lunga, un topone grigio, un topone grosso con una coda piccola che si muove molto lentamente, che attualmente è l'abituale abitatore, questo topo delle nostre fogne, no? D'accordo? Quindi un topo grigio, grosso, insomma, avete capito di cosa parlo. Questo topone grande grigio che viene dal nord Europa avrebbe fatto estinguere il topolino nero piccolo e snello che portava il bacillo della peste, quindi il bacillo della peste non avrebbe trovato più un adeguato trasportatore, d'accordo, in natura. Ma in realtà forse la motivazione, certo possono essere vere anche queste motivazioni, però in realtà forse la motivazione decisiva, e poi vi dirò perché forse è quella decisiva, è il nuovo comportamento che gli stati, che i regni, che gli stati europei assumono, che la salute pubblica assume di fronte alla peste. Finalmente si afferma universalmente la tesi del contagio. Voi direte, ma è normale, chi è appestato, chi è infetto, contagia gli altri, è normale per noi. Ma fino al Settecento la tesi del contagio non si era affermata completamente. Pensate, molti, soprattutto i dotti, perché il popolo aveva subito già capito, ma come uno viene contagiato, poi la peste si espande dai contagiati ai sani, vengono infettati, no? Per via aerea anche, e la peste polmonare, a differenza della peste bubonica, molto più veloce a diffondersi, è per via aerea. Cioè, fino al Settecento erano prevalse altre tesi. Si diceva che per esempio la peste dipendesse da una corruzione dell'aria. L'aria era corrotta e quindi arrivava la peste, non per contagio. La cosa è molto strana perché empiricamente, voglio dire, voi direste anche un bambino avrebbe capito che la malattia si trasmette dai malati ai sani, se i sani sono a contatto con i malati e con i loro indumenti. D'altra parte, il fatto che la peste iniziasse sempre, quasi sempre, dai porti mediterranei, dai porti, faceva sospettare un'origine della peste che venisse dalle navi, dalle merci scaricate dalle navi, anche i topi ovviamente saltavano giù dalle navi, e quindi il fatto che la peste si trasmettesse per contagio. Voi direte lo capirebbero anche i bambini e i grandi sapienti che ragionavano col sillogismo, con la filosofia scolastica, il sillogismo aristotelico, non l'avevano capito, facevano altri tipi di ragionamento. Attenzione, nel momento in cui prevale la tesi del contagio, la peste può essere fermata facilmente, e sapete come? Con dei cordoni sanitari, con delle barriere sanitarie, cordoni sanitari che per quanto riguarda i porti si chiamano quarantene. Sapete che significa? Arriva una nave piena di appestati, la nave viene lasciata in porto per 40 giorni. Non c'è l'autorizzazione allo sbarco né delle persone né delle merci, solo dopo 40 giorni chi è sopravvissuto, quindi immune, può scendere. In questo modo la peste non si diffonde più a partire dall'Oriente, viaggiando sulle navi e poi espandendosi nei porti, infettando i porti europei, ma non solo, si formano dei veri e propri cordoni sanitari, barriere sanitarie. Ogni Stato, nel momento in cui c'è un focolaio di peste,
isola la zona, impedisce a chiunque di uscirvi con la minaccia della fucilazione, cioè spesso l'esercito di uno Stato circonda, isola in tutti i modi possibili il focolaio di peste, impedisce alla gente di uscire. Noi oggi la chiameremmo, non so, zona rossa, no? D'accordo? Questo, attenzione, lo Stato avrebbe potuto farlo anche nel 500, nel 600. Voi direte è lo Stato e le persone, i sapienti, i governanti non avevano ancora capito che la peste si diffonde per contagio. Non è solo questo, nel 500, nel 600 gli stati non erano così organizzati e così moderni come gli stati nazionali, gli stati assoluti del 700. Gli eserciti non erano così efficienti, quindi questi cordoni sanitari gestiti appunto dall'esercito, in cui se qualcuno voleva uscire veniva fucilato sul posto, erano molto più difficili da organizzare nei secoli passati, perché nei secoli passati l'efficienza dello Stato, la forza dello Stato e la presa dello Stato su un esercito nazionale assolutamente non esisteva come esiste nel Settecento. Una controprova di questo è la peste di Marsiglia 1720-1721, uno dei pochissimi casi di peste del Settecento, perché detto che nel Settecento proprio la peste non c'è. La quarantena in quel caso incredibilmente non viene rispettata, arriva una nave carica di persone con la peste a Marsiglia, sia le merci sia gli uomini vengono fatti sbarcare prima dei 40 giorni. Risultato, abbiamo un'apocalisse medievale a Marsiglia. In poche settimane a Marsiglia, nella regione di Marsiglia, ci sono 50.000 morti. Cosa fa lo Stato francese? Manda l'esercito, crea una barriera sanitaria, chiunque esca dalla regione di Marsiglia, provi ad uscire, viene fucilato sul posto immediatamente, senza tanti convenevoli, senza tante spiegazioni, e il risultato è che la peste si blocca lì, non si espande in altre regioni della Francia o dell'Europa. Quindi vedete, sembrerebbe provato questo fatto che le quarantene, i cordoni sanitari, l'isolamento dei contagiati sia un fattore fondamentale per spiegare la fine della peste nel Settecento. Poi altri parlano di miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie. Il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, attenzione, abbiamo visto, c'è la forchetta, c'è il tovagliolo, c'è il fazzoletto di cotone, d'accordo? Ma non solo. Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie sono relative nel Settecento, perché comunque la medicina non è ancora a livello della medicina moderna, la medicina ancora non è in grado di curare le principali malattie, i vaccini ancora non ci sono, ad eccezione di qualcosa che somiglia a un vaccino. A partire dalla metà del Settecento il medico inglese Jenner sperimenta non proprio una vaccinazione per il vaiolo, ma l'inoculazione. L'inoculazione è una cosa un po' diversa dalla vaccinazione. Sapete cos'è la vaccinazione? L'inoculazione invece significa semplicemente inoculare il bacillo del vaiolo in una persona sana per fargli prendere il vaiolo, però in modo più attenuato, si spera, a volte morivano lo stesso. Quindi si inocula il vaiolo in dosi minime, insomma si cerca di procurare il vaiolo ma non in forma grave, poi il paziente guarisce e sarà immune per tutta la sua vita al vaiolo. Non è proprio una vaccinazione, ma qualcosa che ci somiglia, e in ogni caso questo procedimento si diffonde soltanto, diciamo, alla fine del Settecento, e comunque non basta a spiegare tante cose. Quindi non ci sono sostanziali progressi della medicina nel Settecento, però noi abbiamo visto che migliorano, sia pure leggermente, le condizioni igienico-sanitarie, ma migliora che cosa soprattutto? L'abbiamo detto, l'alimentazione. Se tu mangi
meglio, e abbiamo visto che col mais, la patata, c'erano poi anche altri tanti prodotti che erano arrivati dall'America, prima sconosciuti come il fagiolo, il pomodoro, la zucca, l'ananas, eccetera, però soprattutto quei due sono importanti, mais e patata. Se tu mangi mais e patate, abbiamo visto, hai un'alimentazione molto migliore, quindi sei meno soggetto alle infezioni e alle malattie, d'accordo? E quindi abbiamo anche una, una crescita della popolazione, quindi rivoluzione alimentare nel 700, rivoluzione sanitaria, cioè la scomparsa della peste, però abbiamo anche altri fattori come rivoluzione demografica, la crescita della popolazione. Parleremo della crescita demografica e di altri elementi importanti della storia sociale e materiale del Settecento nella prossima lezione. Arrivederci, grazie.